ne è valsa la pena. Mentre scorrono le pecore e gli uccelli bianchi appollaiati sopra le pecore, ne approfitto per ringraziarvi se avete visto gli altri video del viaggio e ora siete qui, altrimenti vi invito a guardarli. Già che ci siete, mettete anche il like sulla fiducia a questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ma torniamo al viaggio. Questo è il quarto e ultimo video della Toscana. Iniziamo visitando Grosseto. Non sta piovendo, questa è la fontana del Melograno. Questa è piazza Dante Alighieri, con la statua del canapone che sorregge una donna, la malaria, e un bambino, la speranza per il futuro. È la piazza principale di Grosseto e la chiesa che vedete è il Duomo, o cattedrale di San Lorenzo. Iniziata a costruire nel 1294 sui resti della più antica pieve di Santa Maria, ha subito così tante interruzioni di lavori e interventi che è stata finita nel 1800. Abbiamo chiesto all'ufficio informazioni turistiche cosa visitare in città. Purtroppo, come edifici storici, visto che è piena settimana di Ferragosto, non c'è quasi nulla di aperto. Questa è la chiesa di San Pietro, la più antica della città, ma al momento è chiusa. Aperte troviamo effettivamente solo il Duomo e questa, la chiesa di San Francesco, dove si sono sposati Celentano e la Mori. Grazie Wikipedia. Facciamo una pausa pranzo e poi decidiamo di provare a vedere se sulle mura gli alberi diano un po' di fresco. Spoiler, no, fa caldissimo. Le mura di Grosseto circondano il centro storico e sono uno dei rari casi in Italia di cinte murarie pervenute pressoché integre ai giorni nostri. Il Cassero Senese, questo, è uno dei due edifici di epoca medievale della cinta muraria. Si potrebbe visitare perché vi si svolgono mostre fotografiche, ma ovviamente quando andiamo noi è chiuso. Ultimo giorno di vacanza. Siamo dirette a Magliano, ma ci imbattiamo in questo monastero in rovina, San Bruzio. Il nome è l'abbreviativo di San Tiburzio e questi sono i resti di una chiesa romanica a lui dedicata. Vi si ritiravano i preti anziani della diocesi locale, dando vita così ad una comunità, poi monastero. C'è poco da vedere, però è comunque un luogo affascinante, con i resti delle colonne decorate con queste buffe sculture e la cupola ottagonale che dà sul cielo. Magliano, indovinate? Cittadina murata. Ok, queste mura sono belle toste.
Procediamo con la classica passeggiata sulle mura per godere del paesaggio sottostante e per farci un'idea della struttura della città, anche se poi, attraversandola, ci rendiamo tristemente conto che, come al solito, è Ferragosto ed è tutto chiuso. Unico posto aperto è l'ufficio informazioni turistiche, che ci suggerisce un paio di attrazioni fuori le mura. Questo è l'Olivo della Strega, uno dei più vecchi alberi d'Italia. Si stima abbia tra i 3.000 e i 3.500 anni. Il nome, Olivo della Strega, deriva dal fatto che, soprattutto al tramonto, le ombre sulle rughe dell'albero facevano intravedere delle figure particolari, un volto d'uomo o di vecchia, un gatto che si arrampica. In più, nei secoli si sono tramandate leggende orali sull'uso dell'albero per riti pagani. Questa stradina a dir poco impervia è per arrivare in uno dei luoghi che ci ha suggerito l'ufficio turistico. Big Bench Community Project, ovvero panchine fuori scala. Sono posizionate su un terreno accessibile al pubblico in zone panoramiche per godere del paesaggio con lo sguardo nuovo di un bambino, che effettivamente è quello che ci si sente coi piedi a penzoloni su una panca così grande. Accessibile in questo caso è un'affermazione molto positiva, visto la stradina fatta per arrivarci. Siamo giunti alla fine del viaggio. Questa è Pereta, paesino piccolo e tremendamente chiuso per pranzo ad agosto. Il nome deriva probabilmente dalla diffusa coltivazione di peri presente nel suo territorio. La torre dell'orologio è la torre più alta della Maremma grossetana e faceva parte del castello. E siamo giunti alla fine di questo viaggio estivo. Vi ringrazio ancora di aver guardato i video e vi invito a vedere i prossimi, che non saranno su la California, ma su la Gran Bretagna.